Icona dell'automobilismo, una vettura che ha segnato la storia della produzione dei tempi. Non poteva mancare nella collezione di Cristiano Luzzago la Lancia Lambda Torpedo 7ª serie. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi parliamo di un esemplare di casa Lancia, è la Lancia Lambda. Bisognerebbe parlare molto a lungo, noi purtroppo abbiamo pochi minuti a disposizione, quindi non potremo approfondire la grande infinità di dettagli che ha questa vettura con tutte le sue serie prodotte negli anni '20. Tuttavia illustreremo le peculiarità principali che hanno fatto di questa vettura un modello che ha veramente generato la storia dell'automobile con molti brevetti che sono poi stati utilizzati anche in decenni successivi. Allora, innanzitutto la narrativa racconta che Vincenzo Lancia, che già era orientato al mercato statunitense, facesse spesso viaggi transatlantici per andare negli Stati Uniti e durante questi viaggi, dato che era sua abitudine prestare attenzione a tanti dettagli e a non perdere del tempo, intuì come certe costruzioni nautiche avrebbero potuto essere applicate al mondo dell'automobile. Infatti, quando decise di affidare ai suoi collaboratori, fra cui il più noto è Falchetto, per quanto riguarda lo sviluppo della vettura, le sue idee, ne scaturì la prima vettura con carrozzeria portante. In quegli anni e negli anni a seguire, la maggior parte delle vetture erano dotate di telaio a longheroni con carrozzeria imbullonata sul telaio. Viceversa, Vincenzo Lancia intuì che fare una carrozzeria portante, quindi con le pannellature stampate che ricreavano un po' quello che poteva essere lo scafo di un'imbarcazione, alla quale poi venivano applicate le parti meccaniche, avrebbe prodotto innanzitutto una maggiore leggerezza della vettura. Poi le prove torsionali che vennero fatte dimostrarono che questo tipo di carrozzeria era molto più rigida e soggetta molto meno alle torsioni rispetto a una carrozzeria tradizionale con telaio, e a questo si aggiungevano parecchi altri vantaggi, ad esempio l'altezza. Noi sappiamo che le macchine più hanno un baricentro basso e più sono guidabili e meglio tengono la strada. Ecco, la Lancia Lambda, proprio in virtù della carrozzeria che era portante, quindi non aveva un telaio e di conseguenza non veniva rialzata come le altre vetture che normalmente in questi anni erano 20 o addirittura 30 cm più alte, ne costituiscono questa linea così filante e sportiva al tempo stesso. Analizziamo le caratteristiche principali di questa vettura partendo dal fronte. Lancia ebbe un brutto incidente con un'altra vettura dotata di balestre, si ruppe una balestra e andò fuori strada, quindi incaricò i suoi collaboratori di studiare una sospensione nella quale le ruote fossero indipendenti. Fra i vari progetti che gli furono sottoposti scelse questo modello, che è praticamente un fodero che contiene all'interno una molla ammortizzante e anche un ammortizzatore telescopico, per cui anche se l'assale anteriore è rigido, le ruote hanno la possibilità di sollevarsi indipendentemente, seguendo così l'asperità del terreno, che in quegli anni ovviamente, essendo la maggior parte delle strade non asfaltate,
era molto disastrato. Altra particolarità nell'avantreno fu l'introduzione dei freni a tamburo anteriori. Infatti molte auto all'epoca avevano soltanto i freni posteriori e anche Lancia inizialmente fu un po' titubante se adottarli o meno, perché c'era la credenza che frenando anteriormente la macchina avrebbe potuto in qualche modo ribaltarsi, ipotesi assolutamente assurda. Infatti quando provò le macchine si rese conto di come la frenata sulle quattro ruote migliorasse la possibilità di andare veloci e quindi di arrivare anche nelle curve più veloci, quindi rendere la vettura più sicura e più sportiva al tempo stesso, e fu adottato questo sistema che peraltro era azionato da un solo pedale, come le macchine moderne, mentre all'epoca la maggior parte delle vetture, anche quelle che avevano i freni sui due assali, spesso avevano due azionamenti diversi, rendendo veramente molto difficile poter fare una frenata equilibrata. Essendo la scocca, come abbiamo detto, un'unica struttura portante, anche il contorno del radiatore fa parte del telaio e contribuisce ad irrigidire insieme alle sospensioni tutta la scocca. Non è semplicemente il radiatore come nella maggior parte delle altre vetture. E nel vano motore possiamo notare come tutto il gruppo propulsore e cambio sia molto basso, questo in virtù appunto della mancanza del telaio, e di come non sia stato accorciato il cofano, che è stato mantenuto lungo per poter avere anteriormente sia il motore, che era un 4 cilindri a V stretto, che quindi occupava poco spazio, e il cambio, in modo che non occupassero l'abitacolo e ci fosse un pianale completamente libero al livello del predellino. L'unica cosa che anche quella contribuiva alla struttura della carrozzeria è il tunnel centrale che percorre l'abitacolo della vettura da davanti a dietro e che è quello che, collegato sempre alla struttura del telaio, contribuisce ulteriormente all'irrigidimento. Questo era un motore che era stato ideato per un motore aeronautico, poi riconvertito e ridotto nella V stretta per essere utilizzato su questa vettura, e essendo un motore con i pistoni sfalsati per l'effetto della V è molto piccolo e molto poco ingombrante. Fra l'altro è un motore con valvole in testa e albero a camme in testa, e la peculiarità che lo rende anche molto bello esteticamente è il fatto che non si vedono collettori di nessun tipo, né su un lato né sull'altro del motore. Infatti l'alimentazione dal carburatore entra direttamente nella testata e gli scarichi escono direttamente dal retro della testata, lasciando completamente liberi i due lati del motore, rendendolo quindi molto pulito e molto lineare. Per quanto riguarda la carrozzeria, parlavamo degli irrobustimenti, e questi sono determinati anche da alcuni dettagli che sono l'alloggiamento del vano capote. Normalmente le capote di queste vetture erano appoggiate semplicemente dietro all'abitacolo, mentre in questo caso esiste una specie di vasca a U posteriormente, nella quale la capote si ripone lasciando la linea della carrozzeria perfettamente libera e che funge da vera scatolato di irrobustimento di tutta la parte posteriore del telaio. Sempre per lo stesso motivo, la progettazione del vano bagagli, che normalmente nelle vetture di questi anni non esisteva, perché spesso le vetture avevano delle rastrelliere applicate sul posteriore del corpo vettura che venivano abbassate e poi semplicemente da casa uno arrivava col baule, lo montava sulla rastrelliera, lo fissava e aveva così il suo bagaglio. Altre vetture più evolute avevano dei bagagliai comunque sempre esterni, ma un bagagliaio interno completamente a scomparsa, dove le valigie venissero nascoste all'interno dell'abitacolo e sotto i sedili, non era presente in nessun altro tipo di vettura. E la forma di questo bagagliaio, la struttura di questo bagagliaio era un ulteriore irrigidimento della scocca e contribuiva quindi alla struttura e alla rigidità torsionale della vettura.
La carrozzeria della Lambda, con la sua caratteristica di essere portante, però non consentiva di fare modifiche strutturali. Quindi, differentemente da quanto succedeva nella maggior parte delle industrie automobilistiche, dove una parte dei telai venivano carrozzati di serie dalla fabbrica e una parte venivano invece venduti a carrozzerie esterne che costruivano degli esemplari fuori serie per i propri clienti, questo nella Lambda fu possibile solo nelle ultime serie, quando fu introdotto un telaio a pianale. Da lì cominciarono a sbizzarrirsi i vari carrozzieri, producendo dei modelli ad hoc per i propri clienti. Ma fino a quel momento la carrozzeria della Lambda era inevitabilmente così, tranne la variazione del passo, che fu prodotta anche con passo lungo e l'introduzione di un'ulteriore fila di sedili per creare i 6 posti, e addirittura le berline, per poter essere create, dovevano essere equipaggiate le vetture torpedo con un hard top in legno costruito col metodo Weimann, rivestito in pegamoide, che veniva chiamato balloon, ma che era di gusto estetico non all'altezza della bellezza della vettura torpedo. La Lancia Lambda è quindi una pietra miliare dell'automobilismo. Infatti tutti i brevetti registrati da Vincenzo Lancia furono veramente una base importante per creare tutte quelle tecnologie che nel corso degli anni e dei decenni a seguire furono di riferimento per molte case automobilistiche.